Nel mondo della sceneggiatura, il prologo non è solo un inizio, ma è un vero e proprio contratto che l'autore firma con lo spettatore. Un buon prologo, nei primi 5 minuti di film, deve fare 3 cose. Presentarci il personaggio principale, il protagonista e il suo conflitto, stabilire le regole del mondo narrativo e lanciare il tema principale della storia. Oggi analizziamo uno degli esempi più riusciti, brillanti e famosi del cinema moderno, ovvero il prologo de Il diavolo veste Prada. Si tratta di un inizio così potente che, senza neanche che ve ne accorgiate, vi ha già raccontato tutta la premessa del film, della storia, ancora prima che comincino i dialoghi. Il film si apre introducendo quasi subito, o meglio alludendo immediatamente, a quello che in gergo si chiama l'inciting incident. Nel caso de Il diavolo veste Prada, l'inciting incident è il colloquio che la nostra protagonista Andy Sachs ha con la sua futura datrice di lavoro, ovvero Miranda Priestly, che è in tutto e per tutto la sua antagonista. Premessa già estremamente interessante, ma andiamo a vedere più a fondo come ci viene presentato questo mondo. Nell'universo di Runway, ovvero la rivista della quale Miranda Priestly è l'editor-in-chief, la bellezza non è semplicemente una caratteristica, ma è moneta corrente, è il simbolo del potere puro, e questo potere è interamente concentrato nelle mani proprio di Miranda. Uno degli aspetti più riusciti di questo prologo è la costruzione del parallelismo spietato e inconscio, ma proprio per questo estremamente efficace, tra Andy, la nostra protagonista, e delle modelle che lavorano anch'esse, poi scopriremo alla fine del prologo, a Runway. Notiamo immediatamente che le modelle sono tutte magre, alla moda, indossano vestiti rigorosamente di marca, scrupolosamente abbinati, fanno colazione con mandorle contate con una precisione millimetrica e hanno un buon lavoro e un loro posto nel mondo. Invece Andy, quel posto nel mondo, lei lo sta ancora cercando, motivo per il quale si sta recando al colloquio con Miranda. È spettinata, non è assolutamente alla moda, non è magra e fa colazione con un bignè così al volo. Altro aspetto nel quale il prologo risulta estremamente riuscito è la metafora visiva. C'è una scena in particolare nella quale Andy osserva dal basso verso l'alto i grattacieli e gli edifici della Elias Clark, ovvero quella struttura organizzativa della quale Runway, la rivista per la quale lei ha il colloquio quel giorno, fa parte. Quegli edifici enormi, quei grattacieli, non sono semplicemente uffici, ma rappresentano visivamente il potere, lo status sociale che Andy ancora non ha, ma che ambisce a raggiungere come giornalista. Il prologo, come dicevamo all'inizio, serve proprio ad affermare le premesse di una storia e nel caso del Diavolo veste Prada lo vediamo proprio in modo molto chiaro. Andy ci viene presentata come una giovane donna colta, ambiziosa e determinata, ma estremamente diversa dal mondo nel quale sta cercando di inserirsi, e allo spettatore è immediatamente chiaro che o questa giovane donna cambia il proprio modo di stare al mondo, il proprio modo di relazionarsi e anche i propri valori, come poi vedremo nel corso del film, oppure questo mondo, l'universo di Runway, il mondo della moda, la masticherà e la sputerà fuori senza pietà. Ed ecco che qui entriamo proprio nel cuore pulsante del film da un punto di vista tematico, e già nel prologo si allude alla domanda fondamentale che Andy Sachs, la nostra protagonista, e di conseguenza anche noi spettatori dovremo porci durante lo svolgimento della storia. Chi voglio essere davvero nella vita? Quali sono i miei valori fondamentali e immutabili e quanto sono disposta a cambiare per il raggiungimento del successo? Un buon prologo funziona un po' come il lancio di un film e, quando si conclude, lascia spazio all'azione vera e propria. Nel caso del Diavolo veste Prada, il prologo si conclude con il primo kick, ovvero il primo punto di svolta che spinge la storia in una nuova direzione. E in questo caso si tratta proprio della conferma che Andy riceve di essere stata assunta come assistente di Miranda Priestly. In questo istante il prologo si conclude, la sequenza iniziale finisce e comincia la carne al fuoco, per così dire, del primo atto, durante il quale noi spettatori accompagniamo Andy nel suo precario equilibrio e nella sua folle quotidianità all'interno della redazione di Runway.
La prossima volta che vedrete Il diavolo veste Prada, fateci caso. La maestria di questa sceneggiatura sta proprio nell'aver nascosto una tesi psicologica e sociologica in un montaggio ritmato, pop e leggero. E tutte queste caratteristiche sono evidenti già dai primi minuti nel prologo iniziale. E a voi il prologo del Diavolo veste Prada, la prima volta che l'avete visto, che effetto ha fatto? Vi siete immedesimati immediatamente in Andy o siete rimasti affascinati e intrigati dall'universo di Runway e dal mondo della moda? Fatemelo sapere nei commenti, vi leggo sempre con molto interesse. Non dimenticate di lasciare un like a questo video se l'avete ritenuto utile o interessante e non dimenticatevi di iscrivervi al canale per altri contenuti riguardo allo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!